Ciao Elena, Ciao. siamo qui per Mara e di riflesso per il suo compagno Fiamma Luca. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi appare Mara, indossa una maglietta che però è una maglietta che praticamente diventa l'acqua in cui è immersa fino al bacino, no? Come se l'acqua dal bacino in su diventasse poi la maglietta di Mara. E fa fatica a muoversi da qua, non riesce a muoversi agilmente, è quasi come se fosse incastrata nell'acqua perché a un certo punto, quando lei si muove, come quasi se diventasse gelatinosa e poi quando si sposta, essendo una maglietta acqua, mh, è pesante perché deve trascinare tutta questa pozza dove si trova dentro con l'acqua. Ti dà l'autorizzazione? Dice, vorrei trovare il modo per entrare nell'acqua solo quando ho voglia di fare il bagno, dice. Quindi mi dà l'autorizzazione così, se l'aiutiamo a trovare il modo. Vibrazione di Mara. 35 miliardi, Consapevolezza. 151, PS. 43, Vite. 2189, Cervello. 9.1, Suscettibilità ipnotica. 51. 3D. 4D. Mi fa vedere subito lei, non so se posso dire che lavoro fa. Penso di sì. Sì, sì. Nel bar in cui lavora, okay, che è quasi come se, a volte, la vedo molto che fa molte volte shift tra una dimensione e l'altra, proprio perché a volte si deve mettere in rapporto con chi è in 3D ancora e a volte riesce a rapportarsi con chi è la maggior parte del tempo in 4D, no? Quindi in quel momento lì è 3D o 4D. Diciamo che la maggior parte delle persone che frequenta il bar dove lei lavora è ancora in 3D. Mhm. Quindi questa cosa è come se la rallentasse, no? Ma non perché c'è una sua capacità, mi viene da dire, no? Quella di riuscire a shiftare senza tanta difficoltà. Ma se lei ne fosse consapevole, riuscirebbe comunque a vivere molto più proficuamente la 4D. Ok, quindi in media quanto sta? Allora, quando lavora, in media in 3D, sta più in 3D, direi l'80% 3D e il 20 in 4D. Quando è con Luca, direi il 90% 4D. Mhm. Quando è coi suoi figli, e in casa sua, shifta molto, quasi come se ancora non riuscisse a vivere la materia in 4D. Va su, La va giù, va su, va giù, va su, va giù. È esatto, anche sì, impossibile dare un valore. sì, diciamo così grandi linee. In società, beh, è lei, quindi è maggior parte 50-50,
che quando è fuori. Ok, c'è un progetto. Mm, Pozza delle tartarughe, lo chiamerei, perché è proprio questa pozza dove lei sta che la rallenta come le tartarughe che la circondano. Ha delle entità eteriche. Sì, c'è questo. Sì, sembrerebbe un drago, però che ha tipo le corna. Io ti direi secondo universo. Mm. E poi c'è un uomo del tempo che non c'è sempre. Interviene quando lei non lo guarda, non so come dire. Quando lei, diciamo, lo guarda di fronte, ok, quindi è nella direzione che le entità riescono a tenere sotto controllo, come se non intervenisse. Quando lei riesce a girarsi dall'altra parte, lui interviene per riportarla nella direzione che loro vogliono. Uomo del tempo. Sì, Bianco o nero? nero. Poi? E poi sembra un pony che sembra quasi su un trenino di legno, un vagone dei trenini di legno. Quasi come se la, ecco, per tenerla ferma, bloccata, un po' a, a Mara piccola, a Mara bambina. Quindi incastrarla un po' a quelle emozioni lì che poi si riagganciano alle due entità mentali. C'è questo, basta. Basta. Mentali. Allora, mentali c'è shakeramento, che è proprio c'è questa entità mentale che fa sì che i pensieri di Mara siano mischiati tra loro e quindi la mandano in confusione, quasi a non sapere mai quello che è giusto fare o non fare. Mm. Legato un po', diciamo, essendo in questa confusione, lei cerca la risposta, diciamo, all'esterno, nel senso, cerca di prendere la decisione in base a quello che all'esterno può sembrare giusto. Mm? Mhm. E quindi questo è shakeramento. E poi c'è la madre del senso di colpa, perché è legata, cioè lei ha forti sensi di colpa, che quindi diventa quasi la madre dei sensi di colpa, ma nello stesso tempo è legata al rapporto con sua madre e a come è cresciuta con sua madre. Livelli di uno e dell'altra. Allora, shakeramento 4 e la madre dei sensi di colpa a volte anche 7. Impianti. C'è mentale, c'è una specie di lama che rimane verticale e poi a volte quando è necessario si abbassa in orizzontale quasi a creare una divisione, una non comunicazione tra i due emisferi, proprio per far sì che lei vada in confusione. E poi c'è una specie di una sfera legata a una catenella, mi viene da dirti, la vedo così, che parte, sembra quasi incastrata nell'utero e poi che scende dalla vagina e va fino a terra, proprio in centro ai due piedi, quasi come se fosse un piombo, sai, quelli che usano per prendere le misure, per fare le cose dritte,
quasi come se le avessero messo un piombo per riportarla dove... Filo a piombo. Sì. Le avessero messo, si è messa. Sì, certo. Sì, no, ma lo diciamo a lei. Lo diciamo alla sua anima, che chiamiamo subito. Come la vedi? Mm. Arriva appunto questa bimba, sembra una bimba, sai, con i ciuffetti, le codine, su quei tricicli, non con le 3 ruote, quelli più cicciotti, più bassi, no? Che si posti con i 2 piedini. Ecco, è lei, bambina bionda, una bimba bionda. Quelle Cosa anime. facciamo qui oggi? Chiediamolo alla sua anima. L'anima dice che siccome a volte non sa cosa deve fare una donna adulta, allora si lascia trasportare come se fosse una bambina. E oggi è qua per mostrare a Mara che la Mara piccola e la Mara grande possono unirsi e agire da adulta anche con la parte bambina, senza andare in confusione. Che ha tutti gli strumenti per poter decidere saggiamente, in autonomia, ha tutti gli strumenti all'interno senza dover avere il consenso dall'esterno. Ok, allora, la situazione di Mara è questa. Ha comunque una vita che funziona, ha trovato Luca, la sua fiamma, stanno bene insieme. La parola d'ordine però adesso è stallo. Fiamme, che livello? 4. Stallo, che livello? Poco più dello 0, 0,5, nel senso che già diciamo il fatto che lei si è accorta di essere in stallo ha fatto sì che si muovesse di quel mezzo punto. Però lo sente proprio forte, lo sente proprio, si sente proprio bloccata perché la direzione non è chiara. È come se lei, se si muove nella direzione in cui deve, non nella direzione in cui è verso il suo benessere. Poi magari coincidono, ma quello che la fa muovere non è il benessere, ma il dovere. Ecco. E quindi questo è lo stallo, e questo è il punto in cui non si ritrova in questo momento, in cui l'anima bambina è arrivata con questo triciclo addosso alle sue gambe per farsi vedere, per dire allora ci mettiamo assieme per fare una cosa che sia verso la nostra evoluzione. Cinema. Luca, compagno fiamma. Sì, Luca si è seduto non sulle poltrone, ma si è seduto al bordo del palco, proprio sul ciglio del palco. I figli di Mara, maschio, femmina, maschio. Allora, c'è la figlia che... Allora, sono tutte e 3 in prima fila e la figlia è come se non volesse guardare indietro, ma volesse guardare indietro se arriva la nonna, ma nello stesso tempo non vuole, perché si trova allora, dice, se io guardo dietro, la mamma si accorge che guardo dietro per vedere se arriva la nonna. Se non guardo dietro, la nonna poi magari cosa viene a fare, dove si mette, cosa mi dice.
Ok, quindi è in quella situazione un po' di non voler far dispiacere nessuna delle due, di dimostrare a tutte e due che lei è una ragazza, è la ragazza perfetta, è la ragazza che loro vogliono. La figlia di Mara. Sì. I figli di Luca. Sì, entrano, si mettono anche loro davanti, un po' più con l'atteggiamento da spettatori, quasi come se dovessero chiedere il permesso per entrare a far parte della vita dei figli di Mara. Ecco, questo è quello che trasmettono. La mamma di Mara. È un po' spaventata. Allora, adesso qui si vede molto chiaramente, è un po' spaventata dalla buona riuscita della vita di Mara, per paura di poi sentirsi inutile e sola, di soffrire la solitudine, di tornare nel ricordo. Penso che fosse il papà di Mara, vedo che ha il ricordo di questa relazione con quest'uomo che è morto. E quindi diciamo che il far finta di dover badare a Mara ancora, quindi di conseguenza ai suoi figli, perché lei è in grado di tenerli, di sapere che cosa è giusto per loro, è diciamo una difesa per la paura di rimanere sola e rimanendo sola di rientrare nel dolore. La mamma di Luca. Boh, la mamma di Luca si arriva, anzi, lei la vedo serena, la vedo, boh, adesso non lo so, la vedo molto intraprendente che fa le sue cose, non so se in realtà è così, ma quasi come se, cioè, mi appaiono delle scene dove fa dello sport, dove ha degli interessi, sorridente, molto attiva. Arriva lì, arriva dentro e col sorriso, contenta di vedere che cosa gli vogliono mostrare Mara e Luca. Le cugine di Mara. Sì, allora si mettono un po' in fondo, in- intimorite. Allora ce n'è una che si sente un po' più sicura e quindi accompagna l'altra, no? Quindi la porta dentro e l'altra si affida un po' a questa cugina. Sono un po' intimorite, quindi quasi entrano quasi in sordina per paura di essere rese partecipi diciamo, del teatro, dello spettacolo. Mhm. Quindi entrano, ma con un po' di timore. Ed infine l'amica, quella che segue anche gli angeli. Sì, eh, è un po' indaffarata in questo momento perché sta cercando di posizionare all'interno del cinema quello che lei dice su Angelo Custode, ma appena lo mette esce perché non ci sta in questo cinema, non ci può stare in questo cinema quell'angelo, ma è, è un po', fa un po' sorridere perché lei si sta impegnando tanto per tenerlo lì e non capisce come mai non ci sta.
Vabbè, Ah, adesso è passata questa cosa, però mi faceva un po' sorridere perché era genuinamente impegnata a tenerselo di fianco, ecco. ma è entrata o no? Sì, lei sì, adesso l'ha lasciato, si è arresa, l'angelo è fuori. Va bene, Eh, Elena, causa esoterica del fatto che a Mara non interessa più stare con le persone come un tempo. allora, ti potrei dire cosa percepisce in questo momento la differenza, senza sapere cos'è, ma in eterico quello che vedo percepisce la differenza che si sta delineando sempre di più tra la terza dimensione e la quarta dimensione, ma senza sapere che cos'è, no? Quindi quasi come se i discorsi da terza dimensione la annoiassero, la abbassassero di energia. Quindi tendenzialmente sta meglio lontana. Mm? Ma senza esserne cosciente. Quindi da una parte quasi un po' le dispiace, un po' ne soffre di questa cosa. Cioè, lei l'ha detto perché in qualche modo ehm, mm, in qualche modo sente la differenza rispetto a prima, le piaceva stare in mezzo alla gente, ok? Quindi in questo momento sente un po' ne soffre un po' di questa cosa, senza sapere come mai succede. Ecco, comunque vedo che è proprio inizia a sentire il 3D, perché allora quando è nel bar, forse per quello che lei sta bene, no? Quando lavora al bar, perché quando è nel bar ha quel ruolo lì e quindi è quasi come se ehm, mettesse l'energia per soddisfare i clienti, quindi mettersi in 3D non è così sofferenza, ma quando è all'esterno le dà fastidio e quindi mm, questo meccanismo nuovo che le si è presentato la mette un po' in sofferenza, un po' in disagio. Causa esoterica del lavoro che non capisce se è uno spreco di energia o la giusta strada. Sono due domande simili. Mm. Allora, ci sono due aspetti. Eh, il fatto che a lei piace molto questo lavoro potrebbe essere lo spunto per renderlo suo, ok? Quindi per rendersi autonoma e quindi mettere tutta la sua creatività in un posto suo, dove lei può decidere e dove fare. E l'altro aspetto è, allora, in eterico vedo proprio questa cosa. Lei tendenzialmente dice che fa i turni serali, no? Quindi è come se in eterico lasciasse un pezzo di sé, mi viene da dire a casa con i suoi figli, ok? Quasi per monitorare la loro energia, quello che a loro manca di lei. Mm? Mhm. E questa cosa fa sì che quando lei è al lavoro non sia completamente se stessa. Mm? E quindi è quasi come se la fatica la sentisse di più. Non solo il fatto che i suoi figli passano così tanto tempo con la mamma, quando lei torna, Nonna? sì, con la mamma di Mara, Eh? quindi con la nonna, sì, loro, quando lei torna a casa, è quasi come se dovesse, in eterico lo posso dire così, quasi come se fosse non estranea, però non di famiglia, dovesse reinsegnare ai suoi figli che lei è la mamma. Mm? Infatti ci sono alcuni fatti, alcuni episodi che avvalorano Mm, diciamo, questa visione. A volte alcuni figli la chiamano nonna e poi si eh, correggono e dicono mamma, mm, mm. quando dovrebbe essere il contrario. Ok. Sì, 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 infatti, no? Mm, succede spesso con i figli, mm,
anche figli separati, che hanno i genitori separati, no? Io l'ho visto con i miei figli negli anni, che quando stanno da un genitore o dall'altro la modalità è diversa e quindi il primo momento agiscono con la modalità che hanno appreso dall'altro genitore e ci vuole qualche ora per rimettersi nella modalità dell'altro genitore, ecco. Tuo, E così la tua. succede, sì. Quindi anche con la nonna e mamma succede così. Ok, chiamiamoli tutti e cinque, i 3 più 2 figli, e vediamo la causa esoterica della fatica ad integrarsi di quelli di lei con quelli di lui. Allora, quello principale io vedo che allora, la femmina di Mara un po' mi viene da dire che trascina gli altri due figli di Mara, non trascina perché glielo dice proprio, ma a livello energetico loro seguono la sua scia e lei è molto, come vedevo prima nel cinema, è molto incastrata tra la nonna e la mamma. Quindi sente molto l'energia e le informazioni che passa la nonna. Mm? Adesso non so se dice delle cose, forse addirittura anche dice delle cose, no? Sulla relazione che ha la mamma in questo momento con Luca. E questo influenza un po' la figlia. E i due maschi è quasi come se seguissero la sorella, no? Come se si affidassero, avessero fiducia in quello che la sorella porta. Questo fa sì che tra i figli di Mara e Luca, allora i figli di Luca, quasi come dicevo prima che ho visto, quasi come se si sentissero un po' in imbarazzo nell'entrare nel meccanismo che già è complicato, no? Quindi rimangono un po' passivi. Direi che è più che altro questo, non è che tra loro non vanno d'accordo o non si trovino. Infatti poi loro dicevano prima quando descrivevano, no, i punti che poi quando sono assieme alla fine riescono a essere più armonici, no? Anche a fare delle cose assieme. È proprio il primo impatto che i figli di Mara arrivano dalle informazioni della nonna, ecco, da questa influenza un po'. Mm. Vita precedente tra Mara e la mamma di Mara. Mi fa vedere questa scena dove penso fosse un collegio di suore. Allora, c'erano queste suore, c'erano queste bambine che vivevano in questo collegio dalle suore. Mara era una bambina e la mamma era una suora che insegnava a lei, forse la direttrice anche di questo collegio, e la vedo molto severa con una bacchetta in mano che spesso bacchettava le mani di Mara. Perché lì dovevano essere tutte uguali, tutte precise, tutte e quindi per metterle tutte uguali, tutte in riga, usavano anche questo strumento. C'era Luca in quella vita? No, mi fa vedere una vita molto solitaria, dove è rimasta. Questo periodo nel collegio l'ha molto traumatizzata e quindi poi vedo che ha vissuto il resto della vita molto chiusa in sé stessa, quindi mm, la vedo che lavorava come contadina e alla fine è rimasta da sola tutta la vita. Mm. Va bene, veniamo al dunque. Allora, questa è una sessione con pochissimi punti, molto povera, dove non sappiamo dove andare a parare. Ok? Mhm, Siamo in una condizione ideale, no? mhm. Mara e Luca si sono trovati e stiamo un pochettino limando qua e limando là.
su questioni e problemi che troveranno una soluzione un po' da soli con il tempo, i figli, quindi altre persone, e con piccole correzioni che già Mara ha intuito circa il rapporto della nonna con i figli. La nonna oppositiva che non vede bene questa relazione, e saranno anche cazzi di Mara, no? A questo punto. Infatti. Per cui stiamo un po' pettinando le bambole. Mara mi ha chiesto di unire tutte le sue vite come nella sessione di Prometeo di alcuni anni fa, dove siamo andati nel Luna Park, al Palazzo degli Specchi, e dove la cliente dell'epoca si è vista e ha unito tutte le vite. Sono cose che facciamo, possono avere degli effetti, ma in realtà andiamo a negare noi stessi facendo una cosa del genere, perché le vite sono fatte per fare singole esperienze. Unendole tutte, a parte che non è detto che la mente che abbiamo qua riesca a gestire questo tipo di cose, ma andiamo a farci, come dire, un po' lo sgambetto da soli. A me invece viene in mente di fare una cosa. Facciamo la genealogia della fiamma. Alla fine, gira che ti rigira, questi due si sono trovati, che non è poco. No. E che non è poco diventa subito la maglietta di Mara. Bianca con la scritta sopra, che non è poco. È vero che si può cambiare la fiamma, eccetera, ma esistono talmente tanti universi che questo incontro ha avuto una genealogia. Quindi prendiamo con queste condizioni le 2189 vite di Mara e vediamo come l'anima ha preparato questa vita in cui loro si sono messi insieme. Quindi quante volte si sono incontrati, con condizioni che non permettevano un'unione di questo tipo, quindi non so, sorelle, fratelli, cugini, padre-figlio, padre-figlia, e quante piano piano si sono avvicinate a questa vita che è il clou. È probabile che con questa analisi finalmente la mia vita... Sentite la voce? La sentite? No. Causa esoterica di questo assurdo eco che io mi sento. Allora. Chiaro. Mi è parsa proprio come se fosse un'intercettazione. Tratti nel canale, vedo uno dietro a un vetro con delle cuffie che ha cercato con un proprio tipo manopola intercettare la frequenza. Allora, quello è un tecnico che deve dare le informazioni a questo ufficio, ti direi militare. Vabbè. Torniamo alla genealogia della fiamma. Fuori tutte le vite, se ci sono ovviamente, in cui Luca e Mara hanno preparato questo incontro. Perché sicuramente non c'è mai stato con queste condizioni. Sono 270. Ok, la prima. Allora, non so se è proprio la prima, ma è la prima costruttiva, ti direi. Allora, sono tutti e due uomini che lavorano in questo campo, ma io ti direi 300, 400, no, gli anni, quel secolo lì, tra il 300 e il 400, in questo campo di grano, con questo aratro di legno, tipo un telaio di legno che enorme, che trascinavano in due, ma uno dei due, direi Luca, era autistico, quindi faceva questo lavoro sempre in coppia con Mara dell'epoca e perché lui si appoggiava a Mara, ok? Quindi li vedo in questo campo che lavorano sempre assieme.
Ok, analizziamo tutte quelle che Sì, servono. sì, infatti, quella lì. eh, Poi ce n'è un'altra dove sono invertiti. Allora, Mara è padre e Luca è la figlia del giorno in cui sono in questo castello, qua ti direi 1300 invece, quel secolo lì 1345 per la precisione, sono in questo castello e Mara è un conte di questa contea, sono nel loro castello ed è la festa è la festa dove Luca, che è femmina, viene promessa sposa a il figlio di un conte di una contea vicina. Prossima, next. Allora, qua c'è sempre Luca che è donna ed è sposata con questo militare che va in, va in una battaglia, è un militare che va a combattere in una battaglia alla fine del 1800, quindi a cavallo col 1900. Luca è la donna e Mara è il militare. E lui parte con una grossa sofferenza, ok? Cioè in eterico io vedo proprio uno squarcio nel legame delle due anime, quindi quasi come se gli venisse strappato un braccio, quindi no? Strappato quindi quasi con tutti i lembi, sembrano lembi di carne penzolanti, ok? E sono le loro due anime che si staccano e poi lui muore in guerra, quindi non torna. E quella dopo è questa. Ok, qual è il senso di queste vite? Qual è stata la progettualità? La progettualità è in queste quattro qua principali, ok, le altre non sono tanto riuscite, sono stati degli sprazzi veloci, ma dove le interferenze che si sono creati hanno fatto sì che loro non si accorgessero di questo incastro, ma l'incastro loro è ehm, mh, sostegno, ma non è un sostegno normale, un sostegno semplice, è un sostegno che crea una vibrazione e un'energia al di fuori della normalità. Non so se sono riuscita a descrivere Mm. nel dettaglio. Mm. Come si integra questo aspetto nel discorso 3D, passaggio 3D, 4D? Allora, il- direi che la consapevolezza di essere fiamme, la consapevolezza di fare un percorso da fiamme, quindi con le difficoltà che appunto vediamo, invece il grosso sentirsi uniti, ok? Mm, questa consapevolezza è direi uno strumento importantissimo, utilissimo per fare il passaggio 3D, 4D. Ok, ti fa sentire profondamente che l'esigenza, diciamo col tempo, l'esigenza non è all'esterno, ma è all'interno di te, perché ehm, mh, diciamo il limite di essere uniti a un'altra persona, cioè a una sola persona, col tempo ti fa sentire dentro anche che puoi bastare a te stesso, non so come dire, un po' difficile da spiegare, però fa sentire la vibrazione alta. In eterico è quasi come se vedessi ehm, le fiamme unite, ok, nel dettaglio Mare e Luca, che nel loro campo energetico durante tutta la giornata, durante la loro esistenza, ehm, vivono a livello energetico, vivono in un piano più alto,
quasi come se il loro terreno fosse un gradino più su, Mm. ok? Rispetto a chi? Rispetto al 3D, rispetto al resto. Rispetto anche ai figli, Sì, a cui però sono legati. ecco, quello diciamo che questi incastri, questo teatro, quindi questi ruoli che noi prendiamo nel teatro, sono quelli che ci tengono giù. Mhm. Mm? Quindi diciamo magari una persona senza figli ma senza fiamma ha vantaggio maggiore, perché nel momento in cui concentra e fissa come una lente sotto il sole, no? Che fissa, Mhm. concentra i raggi del sole su un punto e brucia la carta sotto, Mm. si concentra e di nuovo la mia voce, ma è fantastica, ma voi la sentite? No, Adesso la- non più. no, ma Ah, per Mara sì, esempio, Mara sì. eh, Tipo io con no. dei sbalzi, Sì, sì, tipo... perché vedo quasi come se dovessero regolare la frequenza, no? Che però si perde. Mhm. Si perde perché il campo nostro non è così semplice da Scusami solo un secondo, accettare. Elena. Stanno ehm, cercando di mm, prendere le frequenze di tutti i lavori di questo tipo che lavorano sull'energia e sull'anima delle persone, sulla consapevolezza, per capire dove poter frenare e limitare. Mm. Allora chiamiamo tutte le fiamme, Mhm, quelle che si stanno per incontrare a breve e quelle che si sono già incontrate. mhm, E creiamo un campo protetto da qualunque tipo di ingerenza. Dicevamo, mhm, rispetto a qualcuno che non ha tutti questi legami, mhm. paradossalmente Mara e Luca sono meno avvantaggiati. In realtà è un discorso abbastanza relativo questo perché... Sì, diciamo che ci si muove con strumenti diversi, ecco, diciamo che quello della fiamma può essere uno strumento, no? Per andare più rapidamente verso il 4D, verso l'evoluzione, no? Mhm, E se invece ehm, mm, sei da solo e non hai neanche da fare dei ruoli, diciamo, familiari, ma solo sociali, puoi trovare lo strumento, mm, mm, diciamo, nel tempo che tu puoi dedicare esclusivamente a te, no? Quindi una persona che non ha legami familiari di famiglia può mh, usare più tempo, mh, più energia nel tempo per sé, e invece una persona che ha famiglia così numerosa come la loro, ma ha la fiamma, diciamo, può un po' supplire al dover spendere meno tempo per sé. Mm? mhm. Ecco, diciamo che può essere messo così in parallelo. Così come se i vari attori con cui Mara si trova a recitare, ovvero i loro figli, Mm. non sono d'accordo, o sua madre, non sono d'accordo su questa relazione, lei va avanti per la sua strada. Quindi Se, se organizza una domenica una gita al lago e uno o due suoi figli non vengono, non vengono, non vogliono ah, venire, non vengono. sì, non è che Lei, deve rinunciare alla gita perché loro non vengono. Eh, esattamente. mm, E piano piano questo porterà i figli poi a decidere per la gita, mm. sapendo che la gita è stata una figata, una giornata incredibile, ok. Sì, perché la questione è che l'entità mentale che le crea il senso di colpa le fa credere che se non fa quello che loro vogliono, li perderà, no? Mhm. Ma in realtà è solo l'entità mentale che fa credere questo, perché poi i figli vedranno, sentono la mamma, sentono il legame con la mamma e vedranno che quello che fa la mamma è
evolutivo, che porta energia, che è divertente, che è la via che anche a loro può essere utile e piacere. Ecco. Mm. Ok, cosa vuole fare Mara? Allora, Mara ha chiamato con un sorrisone e molto allegra, e molto divertita. Ha chiamato tutti e 5 ragazzi. Gli ha detto mettetevi in cerchio, un cerchio ampio intorno a me. Sono tipo su una spiaggia, no? Dove c'è il mare, c'è la sabbia e nel cerchio tra lei e i ragazzi sta disegnando a colori, come se la sabbia fosse colorata. Gli sta disegnando e gli sta mostrando questa cosa, la via dell'evoluzione, quanto è bella e quanto porta energia. E diventa tutto, c'è una parte azzurra, quasi come se disegnasse il cielo con poi tutta una parte viola e una parte verde, e la parte verde è quasi, ecco, è quasi come se il viola, come se volesse mostrare a loro che il viola, il colore viola unisce il cielo con la terra, quindi col radicamento, no? Quindi il viola è l'energia che loro portano, la vibrazione alta che loro portano, che è quella che va verso il benessere di tutti. E i ragazzi in quel momento lì sono molto interessati e stanno guardando e fanno anche domande. Andiamo al cluster. A togliere quello che lei si è messa. Mhm. Se vuole lo toglie, lo mette in un portale definitivo e ci dice soprattutto perché lei si è messa queste nuove interferenze. Perché volevo risolvere, già che c'ero con questa energia, anche questa questione di blocco, ma genitori-figli, che mi trascinavo da qualche vita. Ha detto. Le toglie, Sì, erano tutte delle provette di vetro appoggiate su delle immense scafallature. Sta Luca è per presente? portare. Mhm. Luca seduto sempre sul ciglio del palco che la osserva. Si sente che solo guardandola le dà il suo supporto, ma che rispetta il suo spazio e il fatto che lei lo faccia per conto suo. Ecco. Sta Cosa proprio. mette Mara qua al posto delle provette? Ha preso una sfera fatta con la sabbia colorata che aveva mostrato ai ragazzi, ok? E la fa rotolare sul pavimento del cluster e questa sfera si ferma in mezzo alla stanza ed è tutta colorata. C'è questa sabbia tutta colorata, luccicante, che emana un'energia, la sua energia la emana in tutto lo spazio del cluster. C'è qualcosa nell'avatar? Nell'avatar c'era solo uno spicchiettino che adesso sta buttando via. Ok. Se Luca in parallelo vuole fare la stessa cosa nel suo cluster e avatar, lo può fare. Mhm. Come spesso capita, le postazioni degli avatar delle persone che conosci, ma soprattutto delle fiamme, sono adiacenti. Questo lo vedo spesso io. È quasi come se quando si incontrassero le fiamme spostassero le. Banchi. Sì. In modo che ci sia la massima collaborazione tra gli Mm. avatar per evitare, Mm. per interferire l'incontro, Per la stessa. meno tentare. Mm.
Allora, qui ha messo mi sembra il fiore, penso sia la calla bianca, molto alta, in un vaso bianco stretto, no, dove ci sta solo una calla. E, mentre mette la calla nel vaso, quasi diventa parte del vaso e poi esce tipo una fontana di energia che è bianco perla, ok? E poi dopo crea un toroide, quindi poi ritorna tutto così nel suo spazio di avatar. Questo Luca? Questo Mara. Ah. C'è una cosa che mi ha incuriosito nell'analisi delle vite precedenti. Anche se in questa vita Mara è una donna e Luca è un uomo, tuttavia c'è una gentilezza in Luca e c'è una Mm, decisione in Mara che inverte un eh, po' l'indole, se vogliamo, no? E infatti Luca ha tante vite da donna, mm. ha tante vite da dama. Sì, e poi anche in quella vita, la prima vita fondamentale, giusto? Era lui che era autistico, vero? Che Sì, ho visto. sì. Quindi quasi come se avesse una sensibilità più minuziosa. Adesso non stiamo dicendo che Luca adesso deve No, no, iniziare a vestirsi con le cose di Mara, questi no, no, capelli assolutamente no. tingiamoli, si inizia con un filo di trucco, è proprio quello che stavo dicendo durante l'esposizione dei punti, no? La Mm. solita rottura di cazzo del no gender, guardatevi l'indagine no, gender. E tu ci pensi, cioè, non dobbiamo avere più un genere. Sì. Al di là, al di là delle persone che vogliono fare un cambio di sesso, al di là degli orientamenti sessuali, ma che è sta roba? Cioè, ma voglio dire, come fa a stare in piedi soltanto l'idea? Per non parlare di quei svalvolati che dicono io sono un gatto, io Sì, vabbè, sono, appunto. Ma che si sono atteggiano una così è penna, incredibile ma sta anche io sono roba. una penna, io sono una pietra, Mamma mia. io sono un pacchetto di patatine. E chiaramente a metà tra la provocazione e la follia più nera, Mm, che non richiede rispetto, perché se sei fuori di eh testa, sì. curati, Mm, non esigere un comportamento da parte mia illogico se tu sei illogico. mm. Infatti io non mi Sì, anche, piego, come ho e anche detto, questo forse è l'obiettivo, no? come io ho detto nell'indagine, e potete anche controllarmi in questo momento con la cazzo di eco, e ve lo potete mettere dove dico io l'eco, io non mi piego, io Mm, non accetto, io rifiuto tutto questo. Potranno dirmi quello che vorranno, potrò essere la pecora nera, io non lo farò mai. Qui lo mm, ridico e qui lo risottoscrivo. E così fate tutti voi. E così sta puttanata scompare. mm, Perché è solo con il vostro consenso che loro vanno avanti. mm, Anche con il vostro girare la testa da un'altra parte, mm, mm, mm. loro vanno avanti. Godete della polemica sana e del mettere casino in una cena, piuttosto che starvene zitti. Mm, assolutamente. Semplicemente dichiarando io questa puttanata non la avvallerò e appoggerò, e appoggerò mai. Questa è la mia scelta, come per esempio è la mia scelta, è il mio diritto di fede. Tu non puoi dire così, Gesù non esiste, è il mio diritto di non avere una fede. Mm, È uguale al tuo diritto di avere una fede. Io non ho una fede, io non dipendo da qualcuno, di un credo religioso, cioè un sistema di credenze, ed è un mio diritto. Così come, non perché l'abitudine è che tutti hanno una fede, che la fede è number one e non avere una fede è number two, strano, sarà satanista, poi è un'altra puttanata, no? mm, infatti. Mm. Il non avere una fede vuol dire che sei satanista, no? C'è una terza possibilità, che è comprendere l'inculata. Mm, Fatevi delle ricerche su chi ha inventato la religione, ma fatevele prima di dire la fede è cieca. Fatevele, andate a vedere chi ha scritto la Bibbia. Perché? Quanti tipi di Bibbia ci sono? Andatevi a studiare la storia della Chiesa cattolica, mm. quando è stata inventata. Andate? Poi non andate più però in chiesa, perché l'ipocrisia no.
cortesia, no. Distruggeteli alle cene questi leoni. Vertirete molto serenamente. La calla, Mara, Mhm. interferenze. No, Sì, non ci sì, so, no. Ok. non ci so più. Livello fiamma, 4.8. Gli manca il... Mi viene da dire la profonda consapevolezza proprio sentita di tutte e due e poi diventano livello 5. pozza delle tartarughe esiste ancora? No, Stallo, adesso lei è su un cavallo che da stallo è diventato un cavallo stallone nero che lei sta cavalcando e sta domando e stanno correndo a tutta velocità. vibrazione, 497 miliardi, di Luca, 421, consapevolezza, Mara, 204, Luca, 218, anima, Mara, 69, Luca, uguale, vite, Mara, 1793, Luca, 1907. le 270 vite in comune sono ancora lì, di tutte e due? Per tutte e due? Allora, ne hanno eliminate un po'. Ehm, Questa cosa, la prima informazione che mi arriva è che oltre all'obiettivo di fare una vita a fiamme fino alla fine, ok? E anche imparare delle cose mentre sono fiamme insieme. Quindi sono rimaste delle vite perché ci sono ancora delle cose che devono imparare insieme. Suscettibilità ipnotica di Mara, 73, di Luca. 82. Potrebbero fare una sessione insieme? È un po' difficile, in due. Allora, li vedo uno di fianco all'altro, sdraiati per mano, e tra la loro testa e le loro mani unite si crea un campo energetico che unisce le loro visioni. 3, 4D. Allora, quasi come se al bar si fosse ribaltata la situazione, nel senso che Mara ehm, adesso è quasi come se alcune persone che sono in 3D, con il suo rapportarsi con loro nel suo ruolo, riuscisse a portarle in 4D. Quindi in eterico vedo lei che in eterico vedo questa cosa, lei che in quel momento è in 4D, scende in 3D, inizia a avere a che fare con loro, riesce a farsi dare la mano e prendendoli per mano li porta in 4D. E a quanto sta? La percentuale è adesso al lavoro, in questo, quando ci sono le giornate di questo meccanismo è 70 in 4D e 30 in 3D. Con Luca è principalmente in 4D, quando creano proprio 4D. E una domenica tutti insieme, tutti e 7 insieme? 5 più 2? Riescono a trascinare tutti in 4D. Quando Mara
e soprattutto Mara, perché Luca questa cosa non ce l'ha, non la vedo tanto. Quando Mara riesce a uscire riesce a essere neutra rispetto al dovere di come una mamma deve essere ai sensi di colpa, lei è molto neutra e riesce a trasmettere questo entusiasmo a tutti. E quindi arriva quasi proprio come una scia energetica anche a tutti i figli, sia di Mara che di Luca, e che vengono trascinati. Cioè in eterico io vedo lei e Luca che vanno, corrono e tutti e cinque figli che vengono trascinati e li corrono anche loro, li rincorrono. I pianti ci sono. No. Messaggio di Mara a se stessa. Tu sei la madre perfetta per i tuoi figli, perché loro ti hanno scelto e tu hai scelto loro. Tu sai cosa fare e sai farlo anche da sola. Sai prendere le decisioni da sole e sono quelle ideali per te e per loro. Agisci con te stessa, con la tua scelta e la tua decisione. Mara ha già tutte le risposte. Sì, Mara ha già tutte le risposte che venivano offuscate finora da shakeramento. Come ascoltarle la prossima volta? Ecco, infatti stavo per dire quella cosa lì proprio. La prima intuizione è quella della sua anima. Mm? E dopo gli vengono mischiati i pensieri, venivano fino ad oggi. Ok, quindi la prima informazione che arriva è da seguire. Poi man mano prenderà il tiro, imparerà a sentire sempre di più il collegamento con la sua anima, ok? Ma la prima intuizione che arriva è quella giusta. E poi mi fa vedere l'anima quasi come se quando è sulla strada del suo benessere, quasi come se Mara dovesse sentire più sensibile le punte delle dita oppure più rosse, comunque se ne accorgerà perché sentirà le sue dita. Mhm. Mm. Aspetta un secondo. Non so dove ha messi. Ah, ok, ok. Ok. Abbiamo quasi finito. Elena, apriamo il portale aureo, Mhm. richiamiamo fuori se escono i due papà, di lei e di lui. A volte chi è già nel portale aureo si presenta come luce e basta, a volte fa il favore di riprendere Mm. l'immagine che aveva avuto, quindi in questo caso di uomo-uomo, padre-padre. In questo caso cosa vedi? Sì, riprende la forma un attimo e è quasi come se volesse lasciare un ricordo ai nipoti, che non so se ha conosciuto, ma io vedo che si inchina verso di loro, sono bimbi, sono piccoli, e gli sistema i capelli e i vestiti, no? Fa proprio una carezza sui capelli e gli sistema i vestiti a tutti e tre. E poi si gira verso Mara, va e l'abbraccia forte. E chiamiamo l'amico. Cinivaccato, 3 dosi, morto tipo 2 anni fa, 3 anni fa. Si è incastrato in quella sofferenza.
Sì, fa fatica anche ad ascoltarci, nel senso che sente ancora questo dolore che è quasi come se ci fosse una corrente, mi viene da dire radioattiva, nel senso, la parola che mi è arrivata è questa, è come se fosse una corrente di un verde azzurro molto luminescente che passa nel suo corpo e lui sente sofferenza, dolore. È incastrato lì. Vuole andare nel portale aureo? Allora, si accorge di Mara, gli dà la mano, con la mano di Mara un po' il dolore si attenua e riesce a essere più presente e proprio Mara le fa vedere il portale aureo e lui ci va e la ringrazia. Dicendo le cose. Da qua, vedi, lui li chiama errori, secondo me non ha ancora fatto il passaggio che sono informazioni che è esperienza, no? E quindi dice da qua vedi tutti gli sbagli e le sofferenze che ti sei creato nella vita. E la ringrazio ancora per averglielo fatto, per avergli dato l'opportunità di fare il passaggio da lì al portale aureo. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. E ultima cosa, messaggio di Luca a Mara. Sì, è più un'immagine, provo a descriverla. È quello che tu ogni giorno mi dai, le vibrazioni e l'energia che mi dai mi fanno crescere, alzare ogni giorno sempre di più. E ti sento in ogni istante e profondamente. Se io guardo nello spazio, in eterico dice, davanti ci sei sempre tu. Di Mara a Luca. Mi hai risvegliato la creatività, ehm, l- la capacità di sentirmi energetica, di sentirmi energica e il divertimento. Ti sento sempre profondamente e sento che vibro insieme a te. Come la vedi? Come all'inizio, nell'acqua? No, no, adesso la vedo libera di muoversi nello spazio come vuole e di creare il sentiero, la strada che vuole in quel momento. Quindi ehm, se glielo dico lei mi fa vedere che mm, tipo in eterico si gira da una parte o dall'altra, fa così e si crea un sentiero. Poi se deve cambiare quel sentiero si cancella, si gira da un'altra parte, fa così e se ne crea un altro. Quindi in questo momento lei si sente proprio libera e padrona dei suoi strumenti. È molto decisa, molto sicura, di sperimentare. Ecco, non ha più il blocco di essere insicura, quindi della paura di fare delle cose che potevano sembrare sbagliate. Ecco, adesso si sente libera di fare. Va bene. E la mamma? Del cinema?
Allora, la mamma da una parte si sente più leggera perché adesso si è accorta che in effetti quel suo voler tenere e agire diciamo, al posto di Mara le creava anche tanto carico, ok? Quindi si sente più leggera. E in parte si sente disposta ad affrontare e superare la paura della sofferenza e la sofferenza. La figlia di Mara? Corre verso Mara e le dà un forte abbraccio. Si sente libera di di potersi vivere la sua mamma. Va bene, Elena, pronta a tornare? Abbiamo Mhm. finito. Disconnettiti.